Buongiorno a tutti e benvenuti ancora una volta sul mio canale. Oggi faremo insieme una maglia che ho chiamato Soft Rose per il colore appunto del filato che ho usato e per la delicatezza appunto di questo colore. È fatta con un punto molto semplice, è veloce e facile da fare. Vi lascio il tutorial. Sono già portata avanti e ho fatto il primo pannello che misura la metà della circonferenza che voglio ottenere. In questo caso per una taglia SM volevo ottenere 90 di circonferenza ed ho un 45 che è appunto la metà di 90. Per ottenere questi 45 centimetri ho montato 100 catenelle più 2 perché andremo a lavorare su un multiplo di 4 più 2 e a questo punto facciamo il punto. Parto con una, io il nodino iniziale lo conto come punto, quindi poi ognuno lavora a modo suo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 101 e 102. Faccio una catenella aggiuntiva per girare. Fatta la mia catenella, entro nella catenella successiva e lavoro un punto basso. Entro nella catenella dopo e lavoro un altro punto basso. Faccio 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio un punto basso. Entro in quella successiva, lavoro un altro punto basso, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e faccio un punto basso. Entro in quella successiva, faccio un altro punto basso, faccio altre 2 catenelle e via via vado lavorando tutta la riga di catenelle così e termino la riga con le ultime 2 catenelle e 2 punti bassi, 1 e 2. Giro il lavoro ed entro subito nel primo punto basso dove farò un altro punto basso. Salgo con 2 catenelle e otterrò il mio primo punto alto. La seconda riga si lavorerà 2 punti alti alternati a 2 catenelle sui punti bassi sottostanti. Quindi entriamo nel nostro secondo punto e facciamo un punto basso, un punto alto, perdono. Faccio 2 catenelle, entro nel punto basso sottostante e faccio un altro punto alto. Entro nel punto successivo e faccio un altro punto alto, 2 catenelle, entro nel punto basso, entro nel punto sottostante, faccio un altro punto, 2 catenelle e così per tutta la riga. Catenelle e gli ultimi 2 punti alti fatti negli ultimi 2 punti bassi sottostanti. Giro il lavoro, entro nel primo punto che ho a disposizione e faccio un punto basso nel punto sottostante, 2 catenelle, entro nel punto alto successivo e faccio un punto basso, entro nell'altro punto che ho a disposizione, faccio un altro punto basso, 2 catenelle e avanti così per tutta la riga. Finita la riga di punti bassi ed alternata a catenelle, abbiamo completato il nostro punto. A questo punto, ripeto punto, troppi punti. Giro il lavoro, faccio un punto basso, con 2 catenelle, entro nel punto successivo,
faccio un punto alto, altre 2 catenelle, entro nel primo punto disponibile, faccio un punto alto, entro nel secondo punto, faccio un altro punto alto, 2 catenelle e così via. Vado avanti finché ho finito la riga. Quando avrò finito la riga, volterò il lavoro e farò ancora 2 punti bassi alternati da 2 catenelle sui punti alti sottostanti, fino a raggiungere l'altezza desiderata, che nel mio caso è di 55 centimetri. Ci vediamo alla fine del pannello. Una volta terminati i 2 pannelli, non ci resta che unire le spalle e fare le maniche. Io ho già unito una spalla e ho già fatto una manica e ho fatto in modo che il disegno continuasse. È facilissimo, dopo lo vedremo insieme. Per la scollatura ho scelto la misura di 26 centimetri, che è una bella scollatura, non troppo ampia, non troppo stretta. Segnata la mia scollatura, contati, è molto facile contare i punti qua perché ci sono i quadretti, quindi resta un lavoro preciso. E se appunto segnata la mia spalla, giro il lavoro con diritto. Per diritto intendo il diritto dei punti alti. Teniamo i punti alti, la parte dritta, come diritto del pannello. Ho il mio lavoro diritto con diritto, prendo il mio ago e inizio a cucire. Prendo, siccome mi va che si vedano tutti i punti, prendo la costina interna di ogni punto, questa e questa. Ce la farò, ce la faccio. Voilà, andata. Faccio il mio nodo. E vado avanti a cucire costina interna, costina interna. Costina interna, costina interna, tenendo bene a pari le nostre righe. E vado avanti così finché non ho cucito tutta la spalla. Una volta cucite le mie spalle, ricavo il giro manica. Io ho scelto una misura di 17,5-18 cm dalla spalla al pezzetto di fianco. Per fare le maniche ho usato un uncinetto più piccolo, ho usato un uncinetto del 3 perché ho provato con il 3,5 e svolazzava un po' troppo, non mi piaceva. Per dare continuità al disegno inizieremo con il giro di punti alti e 2 catenelle e andremo a lavorarli nei punti che troviamo in maniera perpendicolare. Inizio con un punto basso e 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro in questo punto qua e faccio un altro punto alto, faccio 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto ed entro proprio nei punti, un punto alto, un altro punto alto, 2 catenelle, entro in questi punti qua, punto alto, altro punto alto nel punto, 2 catenelle di separazione e vedete che dà continuità al disegno che abbiamo sul pannello. Ci vediamo alla spalla.
Arrivati alla spalla ci troveremo 4 punti di fila e allora noi faremo in questa maniera, faremo 2 punti alti chiusi insieme che fa un punto e altri 2 punti alti chiusi insieme che fa un altro punto. 2 catenelle e di nuovo entro nel punto alto, punto successivo, punto alto, 2 catenelle, punto alto, e qui con i punti messi in maniera perpendicolare si fa un po' fatica ad entrare, però vabbè, vale la pena perché il risultato paga. E vado avanti fino alla fine della misura desiderata. Finita la mia riga di punti alti e 2 catenelle, giro il lavoro e vado avanti con la riga di punti bassi e 2 catenelle. Andrò avanti fino alla lunghezza desiderata della mia manica che per me è di 12 cm per un totale di 9 righe. Poi va a gusto, ognuno la fa come la vuole. Ci vediamo alla fine della manica. Finite le nostre maniche, non ci resta altro che fare il nodino di sicurezza e tagliare il filo. Lo tengo un po' lungo, così almeno potrò cucire il fianco. Ecco fatto. Rimetto il mio lavoro dritto con dritto, così. Prendo un ago della lana a punta rotonda infilo il mio ago e vado a cucire i fianchi avendo cura di mettere ogni quadretto che combacia con l'altro quadretto. E cuciamo la nostra maglia, prendiamo il punto intero da una parte e il punto intero dall'altra. Tiriamo il filo e voilà, entriamo nel punto dopo, punto intero, il punto successivo, punto intero di qua, punto intero di là. E via finché abbiamo cucito tutti e due i nostri fianchi. Finita, vi ricordo che abbiamo lavorato a pannello e come si fa a calcolare il pannello? Si prende la misura della parte più forte che abbiamo o la circonferenza seno o la circonferenza fianchi, si divide per 2 e da lì nascerà il nostro pannello. Vi ricordo che abbiamo usato un multiplo di 4 più 2 per lavorare e il punto è semplicissimo, si alternano righe di punti bassi divisi da 2 catenelle e righe di 2 punti alti divisi da 2 catenelle. Ci ricordiamo che comunque se abbiamo iniziato con il punto basso e dobbiamo finire con il punto basso per terminare il motivo. La manica, per quel che mi riguarda, misura 12 centimetri di lunghezza e ho calcolato 18 centimetri di larghezza, però è comunque a gusto personale. E per oggi direi che è tutto. Se vi è piaciuto il tutorial, lasciatemi un mi piace e per chi non è iscritto al canale, iscrivetevi. Al prossimo progetto. Ciao!